correre lentamente ti fa correre più velocemente. Quindi allenarsi in zona 2, quando parliamo di 5 zone a bassa intensità, fa accadere delle cose all'interno dell'organismo meravigliose che portano dei benefici incredibili. Allenarsi in zona 2 porta dei benefici centrali e periferici, benefici che sono tutti collegati. Vediamo quali sono i benefici in zona 2 e capiamo il perché. Correre per molto tempo o fare sport per molto tempo a bassa intensità ha degli effetti sul nostro cuore. Succede che fare molta attività a bassa intensità intanto rafforza le pareti cardiache, ma soprattutto migliora quindi la sua capacità di contrarsi e rilassarsi per pompare più sangue, soprattutto a livello del ventricolo sinistro, che può riempirsi maggiormente e avere una gittata maggiore, aumentando così il volume di sangue eiettato ad ogni contrazione. Cosa c'è nel sangue di molto importante? C'è l'emoglobina, a cui si lega che cosa? L'ossigeno. E a cosa ci serve l'ossigeno? L'ossigeno è ovviamente protagonista dei nostri metabolismi energetici aerobici, quindi quelli sotto soglia, non anaerobici, dove ovviamente non c'è l'ossigeno. Per che cosa? Per creare, ci sono diversi metabolismi energetici, ma per creare la molecola fondamentale dell'energia, l'ATP, che poi è responsabile della capacità del muscolo di lavorare. Ok, quindi io sono capace ad ogni pulsazione di portare più ossigeno verso che cosa? Verso i miei muscoli, verso non solo, verso il cervello, verso tutto, però in questo caso, visto che parliamo di corsa, verso i miei muscoli. Se io ho un motore che è capace di pompare molto sangue, di che cosa ho bisogno? Ho bisogno delle strade, autostrade per arrivare il più velocemente possibile, ma soprattutto in maniera più capillare possibile ai muscoli, perché qui è come l'uovo e la gallina, cosa nasce prima? Tutto cresce insieme. Se io faccio tanta attività, poi oltretutto tanta attività io la posso fare solo a bassa intensità, cioè non posso fare 80 km in Z4, perché? Perché mi farei male. Non è che in Z4 non avvengono, o in Z3 non avvengono certi adattamenti, ma la Z2 è quella che mi permette di fare anche tutta questa attività in maniera copiosa. Teniamolo sempre bene a mente. Facendo tutta questa attività o questo sangue, c'è anche un fenomeno che si chiama capillarizzazione, cioè aumentano i capillari, quindi la mia capacità di portare e di distribuire sangue, quindi ossigeno, alle cellule muscolari. Ora cosa succede? Io porto il sangue, lo pompo, porto più ossigeno, però questo ossigeno bisogna che qualcuno lo utilizzi. Chi sono i responsabili dell'utilizzo dell'ossigeno nelle centrali energetiche? Ricordo che sto semplificando. Chi sono i responsabili? Sono i mitocondri. Ma cavolo, qua mi sta arrivando più ossigeno dal cuore, c'è un pompaggio, questo il nostro capo lassù, il nostro organismo ha deciso, quel pazzo lì che ha deciso di correre sta facendo sempre più attività. Bisogna che ci attrezziamo. E da qui c'è la biogenesi mitocondriale. Cosa vuol dire? Che aumentano il numero di mitocondri. Queste piccole centrali che sono responsabili della produzione di energia a livello muscolare. Ma in tutto questo poi, queste cellule dove sono? Sono nei muscoli, ok? E noi abbiamo le fibre muscolari, le abbiamo di diverso tipo. Diciamo le due grandi famiglie sono il tipo 1, che sono belle rosse, responsabili del lavoro resistente, e tipo 2, che sono bianche, responsabili dei lavori più veloci. In realtà ne esistono forme ibride, addirittura alcune classificazioni scientifiche, se avete letto il mio libro l'avrete letto sicuramente, arrivano fino a 7, possiamo dividerle in 3, però adesso quello che ci interessa è noi parlare delle fibre rosse. Perché sono rosse? Perché sono super vascolarizzate. E perché? Perché utilizzano l'ossigeno come proprio grazie al fatto che ne arriva tantissimo, e sono quelle più utilizzate nei meccanismi aerobici. Lavorare tanto in zona 2 migliora le mie fibre muscolari, le allena, ne aumenta anche, perché poi le nostre fibre sono capaci di trasformarsi, ne aumenta anche la percentuale, il che significa una possibilità di utilizzarle sempre di più per distanze maggiori. Ovviamente che cosa? Se io faccio molti volumi. C'è un'altra cosa poi, processi energetici, abbiamo parlato dell'ossigeno, ma nei metabolismi noi che cosa utilizziamo? Zuccheri e grassi. Fino alla soglia aerobica, quindi fino alla bassa intensità dove abbiamo la Z1 e la Z2,
ci sono ancora i grassi, sempre di meno al crescere dell'intensità, protagonisti dei miei meccanismi energetici. Se io faccio tanto lavoro ad un'intensità in cui utilizzo i grassi, il mio corpo, come per ogni cosa, è in grado di ottimizzarne l'utilizzo. Cosa significa? Che a parità di utilizzo di un qualsiasi carburante efficiente, ottimizzo, e quindi riesco a produrre un'energia, chiamiamola migliore, maggiore, qui sto veramente semplificando, ma per farvi capire, e soprattutto diventa più economico. Quindi fare tanta Z2 migliora il metabolismo dei grassi, la beta-ossidazione, perché mi abituo a farlo. Quindi abbiamo fatto un po' una costruzione. Dalla parte centrale io riesco a portare tutto sulla parte periferica ed è un meccanismo super collegato. Pompo più sangue, aumenta il volume ematico, aumenta l'emoglobina perché aumenta il sangue, ma aumenta proprio anche l'emoglobina, aumenta la mia capacità di portare ossigeno, aumenta la mia distribuzione di ossigeno, aumentano i mitocondri che sono capaci di utilizzare l'ossigeno, aumenta la mia efficienza di utilizzare al meglio le mie benzine che sono i grassi e gli zuccheri. Ma non è ancora finita, c'è anche la capacità di riconversione del lattato. Ora il lattato, senza andare a parlare del ciclo di Cori eccetera, viene riconvertito sia in parte nel fegato, sia si parla della capacità dei mitocondri di utilizzare il lattato come carburante. Quindi è molto interessante. Perché? Perché se io miglioro la mia capacità di riconvertire il lattato, vuol dire che anche se mi sto allenando a bassa intensità miglioro la mia soglia. In generale, anche se gli allenamenti per migliorare il V2 Max sono ad alta intensità, perché lavoro direttamente vicino all'intensità o anche sopra del V2 Max, se ci ragionate migliora la mia capacità di portare ossigeno. Il V2 Max è il massimo consumo d'ossigeno, quindi migliora la mia capacità di portare ossigeno, aumentano i mitocondri, quindi riesco a utilizzare più ossigeno, o migliora le fibre muscolari, quindi anche lavorando a bassa intensità migliorano sia la soglia sia il V2 Max. È chiaro che poi inserire allenamenti ad alta intensità danno più potenza a questa crescita e questo miglioramento. In più, lavorare tanto in zona 2, un po' l'abbiamo detto, migliora l'economia di corsa per tutto quello che abbiamo detto, perché in generale, come dicevo prima, il nostro corpo cerca di efficientare ed economizzare quello che fa per tanto tempo. Noi abbiamo due tempi di adattamento: quello aerobico centrale di cui vi ho parlato, che è abbastanza rapido, bastano anche poche settimane e si iniziano ad avere già delle modifiche importanti. Poi abbiamo una velocità più lenta, che è quella a livello muscolare, osteoarticolare, tendineo, dove gli adattamenti sono più lenti. Cosa significa? Che a volte ci facciamo male proprio quando riprendiamo a correre, stiamo iniziando. Perché? Perché vediamo che a livello di fatica non stiamo facendo molta fatica, facciamo più intensità, facciamo più carichi e il nostro organismo soffre, nascono le infiammazioni perché non abbiamo dato il tempo di adattarsi a livello appunto muscolare, osteoarticolare e soprattutto tendineo. Questo cosa significa? Che fare tanta bassa intensità, quindi dei carichi molto più sopportabili anche proprio dal punto di vista, ripeto, delle articolazioni, così per semplificare, dà il tempo al mio organismo di creare quegli adattamenti per non infortunarmi. Quindi la bassa intensità mi dà la possibilità di imparare a stare sulle gambe in maniera economica e senza farmi male, e inoltre mi dà la possibilità di fare dei volumi. Perché? Perché se io faccio un 10 per 1000 magari ho bisogno di 2 giorni per recuperare, se io faccio 10 km o anche 15 tranquilli, il giorno dopo probabilmente posso fare un'altra uscita senza problemi. Poi ovviamente questo dipenderà dall'atleta. Ora, se sei rimasta fino a qui, mi raccomando, lasciami un like e iscriviti al canale. Spero che questa descrizione ti piaccia. Se vuoi continuare questo viaggio e non hai ancora visto questi video, te ne lascio due. Il primo è legato a le metodologie di allenamento. Alla fine quanta zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 devo fare a settimana? Clicca qui. Oppure, se hai ancora problemi con la zona 2, guardati questo video perché ti spiego come fare in modo di non sforare sempre in zona 3, zona 4 nei tuoi allenamenti e correre al massimo in zona 2 per, come hai capito, diventare un runner più veloce e più resistente.